Oggi in Remoto Garage ci siamo trovati a intraprendere una lavorazione un po' particolare, un po' fuori dalle nostre corde. È una lavorazione che abbiamo deciso di prendere durante il periodo invernale, perché abbiamo un po' più di respiro. In questo caso è utile porsi un obiettivo e quindi 3 giorni per completare la lavorazione. Un amico di un amico ci ha chiesto di dare una rinfrescata alla sua Honda CB450 Nighthawk. E vuoi non fare un piacere a un amico? E lui, inconsapevole dello stato della moto e senza aver prima parlato con il cliente, ha deciso di accettare il lavoro. La prima parte della lavorazione, forse la più noiosa, è stata la ricerca dei ricambi originali, visto che è una moto degli anni 80 e alcuni dei componenti non erano più ordinabili in Honda. Il web ci ha portato a conoscenza di un magazzino in Germania super fornito ed organizzato con ancora gli spaccati originali di ogni singola parte della moto, e questo ci è stato d'aiuto. Il divertimento è iniziato quando abbiamo cominciato a fantasticare e qualche volta a discutere sullo stile e i colori che renderanno la nostra Hondina un esemplare unico. Marchiata Remoto Garage. La frizione è un po' infame, dobbiamo montarla tutta insieme e poi cacciarla dentro. La frizione ha un ottimo sistema, utilizzato tuttora su alcuni modelli Honda. Non male però, cazzo, un bel sistema questo. Bel sistema del cazzo. Siamo partiti con il cavo completamente bloccato all'interno, adesso continuando a muovere senza rovinare troppo il cavo, facciamo avanti e indietro, spero di riuscire a recuperare. A questo punto il lavoro della frizione non può essere completato oggi. Montiamo momentaneamente il kart e ci dedichiamo ad altro. Sam? Devo salutarti e ringraziarti di aver pulito bene le viti. Col proseguimento dei lavori sul posteriore è l'inizio di un lucida. Bello, eh? Non doveva mica essere tutto già pronto. Mentre io porto avanti tutti i lavori sporchi, Sam le monta le scarpe nuove. Banda bianca! Un po' fuori dai nostri standard, però è ciò che piace in questo settore. Per la scelta delle gomme ci siamo ispirati a una lowrider americana. Non prendendo così di frequente le gomme con la banda bianca, non mi aspettavo onestamente tutto quel lavoro per tirar via il protettivo. Corrosi dalla ruggine, spicca un po'. Ricky, c'è un problema, ho tagliato la gomma. No, come ti hai detto la gomma? Va che bella. Mica che figa che è. Ma che bella. Fammela vedere dall'altra parte. Di qua è tutta nera, di qua è tutta nera, è troppo bella. Aspetta. Caspita, sto look le donerà un sacco. Wow, mi piace. Li ho lucidati, cioè ci ho provato. Bravo, sì, sono venuti bene. Sì, Sono venuti bene. poi è troppo figa, sembra troppo la gomma di una macchina. Dai, che dobbiamo montare. È impossibile resistere. Montiamo la sta ruota posteriore. Le dinamo? Le dinamometriche, te le vado subito a... Dai, prendi la dinamo così tiriamo direttamente il mozzetto e poi è finito. Fermi, un passo alla volta. Facciamo le cose con calma. Usiamo il cervello, stringiamo tutto e poi montiamo la ruota. Mi sono fatto prendere da lucidare le vite adesso, ciao. Ogni video ogni tanto che vedo mi voglio andare giù. Sei ancora più a volare, sei? Ho appena iniziato. Dai, che deve essere pronta!
È un icon! Ho appena iniziato! Però vengono fighi, vengono fighi. Ah, credo c'è poco da dire. Prima era fermo in un box da 3 anni. Mai cagata di striscio, serbatoio ruggine partiva, se non parte più adesso sul cazzo. Altro che risolvere i problemi. Quella problemi non ne aveva. Il problema è stato incontrare noi. Non è stata una brutta giornata oggi, dai. Solo un po' impegnativa forse. Sì, io mi sono trovato la leva del freno mi ha tirato matto. Un pochettino di viti, mi sono fatto un po' prendere troppo da lucidare secondo me, però è stato interessante. Dovrebbe essere tutto perfetto. Beh dai, a guardarla sembra quasi tutto nuovo, quindi. Sì, mi Ottimo soddisfa di brutto, sì, è tutto nuovo. È un po' troppo poco lucido, aspetta. Ultimi dettagli. No, bella, mi piace, sono Direi soddisfatto. che nella prima giornata siamo riusciti a concludere quel che è tutta la parte posteriore della moto, quindi ammortizzatori, porcellone, piastre del telaio, ruota posteriore. Gli ammortizzatori sono perfetti, scorrono perfettamente. Ho controllato tutto, io ho già serrato tutto con la chiave dinamometrica, ho rifatto tutti i serraggi. L'impianto frenante dovrebbe essere a posto. È a postissimo, già così frena quasi più di una radiale. Pedane, ci siamo riusciti, cavalletti. Impegnativo, sembra assurdo, montare un cavalletto è stato uno sbattimento. Sì, sembra. Però ci sta, la molla del cavalletto ci ha fatto un po' far fatica. Però dai, No, il bello, grosso dai. e forse anche la parte più snervante e stressante è stata superata. Quindi. Sì, te lo dico domani sera. Vediamo domani quando facciamo la seconda parte. Va bene, dai. Siamo stati bravi comunque. Sì. Bravo, complimenti, mi piace. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Sì, siamo pronti per lavorare. Speriamo di recuperare. Ti vedo un po' preoccupato. Ieri quante ore abbiamo lavorato? Abbiamo iniziato che erano 7 ore. 7 ore, abbiamo iniziato che erano le 10 e mezza. 10 e mezza, sì, 10 e mezza. 7 ore. 7 ore abbiamo montato porcellone, ammortizzatore, supporto delle pedane, leva del freno, tutta la parte dietro. Sì, però mi sa che ci dobbiamo dar da fare oggi, perché sennò scorriamo completamente dal budget. Abbiamo fatto qualche lista. Sì, ho fatto la lista. Sto facendo la lista per cercare di rientrare Sì, un po' nelle ore di manodopera. Quella dei lavori di oggi sembra un po' più lunga. Sì, giusto un filo più lungo. Sì. Bisogna concentrarsi oggi e cercare di portare a termine questo. Cioè, piacerebbe un sacco sentirla in moto stasera, giusto per fare il punto della situazione, che funziona tutto. Impianto elettrico, riuscire a capire la frizione, se funziona bene. Quello mi piacerebbe riuscire a fare entro sera. La facciamo. Un'impresa ardua. Vabbè. Siamo qui per questo. Arduiamo allora. Primo passo, nulla al caso, catena 530 DID, maglie color oro. Oltretutto è fondamentale ruotare completamente la trasmissione per garantire un corretto serraggio alla frizione. Sarà dura tirare via questa guarnizione. Adesso andrò a tirar via tutta la guarnizione vecchia che si è incollata, che non è più buona. Lavoro molto noioso. Bisogna stare attenti oltretutto a non segnare il piano, perché se lo segni dopo causi delle perdite. Si rompe le palle, sono sempre io a dover fare questi lavori. Sam, Dimmi, sai perché toccano a te? perché? Perché ieri hai detto che c'era già tutto pronto. Mezz'ora sola per pulire un piano.
Se di questo passo non so se la finiremo per sera, Devo fare dentro una tabella di marcia, non vedi, stai già cercando le scuse adesso, stai già cercando. Dai. Oh, comunque dovevo essere io quello che stava lucidando a sproposito ieri, sentilo. Questa è la lucidatrice a cannone praticamente. È un sistema di frizione un po' particolare, quindi non hai la possibilità di prendere, solitamente il dado tiene fermo la parte posteriore, questa qui, quindi tu ci infili dentro una chiave apposta fatta che ti prende queste banchine e vai a serrare il dado. In questo modo però viene occupato dal mozzetto interno e quindi tu non hai modo di riuscire a prenderla se non con una chiave specifica Honda che noi non abbiamo. È possibile quella che è montata praticamente sul CBR 1000 del 2008-2009. Uguale. Prima di servire a guardare un'astronave, poi invece è una semplicissima versione di una moto, però sai cos'è che hanno utilizzato dei materiali tra virgolette scadenti rispetto a quelli, cioè materiali di qualità per il tempo, però adesso sembra di vedere un ammasso di ferraglio, tutto poco preciso, però ha funzionato per 60.000 km, quindi secondo me andrà avanti a funzionare per altri 60.000, il bello è quello, e quando sono poco complesse che poi funzionano per una vita. Bene, chiudiamola dai, bello stare qui a guardarla, però è meglio chiuderla. A posto? Posto, belle luccicanti. Pensavo una cosa, visto che ti sei divertito tanto a lucidare. Perché non li lucidi anche in questa parte qua, il caser? Ah, va, sto scherzando, va. Vieni qua che gli mostriamo sta frizione. Siamo pronti a montare la ruota anteriore. Ruota! Molto bene. Oh, l'anteriore. Montazio. Benvenuto a gomma anteriore. Ruota anteriore montata. Ci vediamo all'accensione. Sempre, prima di mettere l'olio, chiudere il tappo dello scarico. Se non tappi lo scarico, metti dentro chili e chili d'olio. Quanto olio ci sta? 550 dalla scala. Da fontana che va giù dalla scala. Tratto da una storia vera. Fatto più e più volte fatto. Vai, dai, proviamo a vedere se parte. Vai. Si poteva fare. Che figata! Che bel suono! Sì. Po. Consuma però. Secondo me consuma un po' troppo. Sì, secondo me Sì, perché butta benzina dappertutto, butta. Vabbè, domani ritiriamoci il carburatore, dai. Brava bambina, brava ondina, brava. Adesso andiamo a casa, basta, io per almeno tutta stasera non voglio più vederla. Ci sta, va bene, andiamo a casa. Giornata finita. Ricky! Yo! Hai dormito qua? No, stavo pensando se era normale che la benzina uscisse da qui. Ah, ok, stavi ragionando molto. Sì. Avete fatto tempo, guarda. Si è scaldata, che c'era la finita calda. È tenuta. Hai fatto cane da guardia. Bisogna ritirargli di Fate gli scherzi. Bisogna per forza delle giusti carburatori. Deve essere il livello delle vaschette. Deve essere il livello delle vaschette. Perché tu avevi cambiato già tutto, no? Questo forse era il kit, avevamo preso tutto il kit di revisione.
Esatto, avevamo già revisionato le guarnizioni delle vaschette, avevo già cambiato le membrane dell'aria, fatto una revisione totale dei carburatori, però mi sa che c'è ancora qualcosina da vedere. E mentre ritiriamo giù sistemiamo qualcosa del comando del gas, perché c'è un sacco di cose da fare. Non te lo devo dire. Va bene, allora ci vediamo tra un po'. Chiamami quando hai sistemato i carburatori. Va bene. Ieri la moto noi l'abbiamo accesa lo stesso perché avevamo voglia di sentirla in moto, però perdeva giusto un filino di benzina. Giusto un filo. Allora, il problema veniva dalle vaschette, dallo spillo conico, quindi andiamo a controllarli. Magari partiamo da questa che è un po' più semplice, perché non ha la membrana questa qui. Ok, questo è il galleggiante e praticamente, dato che il carburatore è posizionato in questa posizione, questa qua è la parte alta, quando la benzina finisce dentro la vaschetta, il livello della benzina salendo fa praticamente galleggiare il galleggiante stesso e arriva a un certo punto nella quale qua sotto va ad agire su uno spillo, che è quello che probabilmente ci causava questo problema, va a agire su uno spillo che va a tappare e praticamente va a dire ai carburatori ho la vaschetta piena, quindi non c'è più bisogno di benzina. La benzina a quel punto automaticamente chiudendosi lo spillo non passa più. In questo caso non fa tenuta allo spillo e quindi continua a buttare fuori benzina. La moto sembra che consumi più di un camion. Quindi andiamo a togliere la vaschetta che è fissata con questo spigliettino, mettiamo da parte. Ed ecco a noi il nostro spillo conico, possiamo vedere, vedete? Ha proprio una punta conica. E questa parte conica è di gomma e fa tenuta lì in fondo. A questo punto mi viene da controllare se si è segnata la sede, però sembra proprio che sia bello, non è brutto come spillo. Guardo che non abbia eccessivo gioco all'interno della vaschetta, del galleggiante. Adesso devo capire anch'io che cazzo c'ha la moto, quindi. Allora, la mia teoria era quella del fatto che abbiamo utilizzato un metodo un po' poco ortodosso per buttargli dentro la benzina. Potrebbe essere perlomeno che buttandogli dentro la benzina in caduta con così tanta pressione lo spillo conico non riesce a tenere, dato che comunque la moto di serie ha un rubinetto comandato da un depressore. Però non lo so, comunque dovrebbe avere un minimo di tenuta. Tu cosa dici? Perché noi abbiamo usato la tanichetta per mandargli dentro direttamente la benzina. Esatto. Ok, tu dici quello. No, non può farlo. Loro devono comunque mantenere, cioè almeno che nella tanichetta tu non gli metti dentro veramente troppa pressione, se no devono tenere, gli spilli tengono lo stesso. Deve tenere. Anche perché noi, quando l'abbiamo accesa la prima volta, non ha buttato fuori benzina la moto, era a posto. Noi però adesso della revisione dei carburatori, lo spillo conico l'avevamo cambiato. L'abbiamo cambiato. No, non è stato sostituito. Non è stato sostituito perché sono belli. Anzi, sai cosa facciamo? Prendiamo direttamente dei tubi e facciamo il livello delle vaschette. Così ci rendiamo conto se le due vaschette hanno lo stesso livello. Ok. Dei tubi trasparenti, li mettiamo in pressione qua e facciamo il livello delle vaschette. Va bene. Facciamo così. Questa lavorazione Sam l'aveva già fatta. È fondamentale per controllare che il livello del carburante sia uguale in tutti e due i carburatori. Mi stava sul cazzo montato. Mi stava sul cazzo star montato. Non voleva romperci le palle lì in fondo. Ok. È arrivato il momento di concludere la parte anteriore. Il tubo del freno bianco richiama le righe bianche delle gomme e ci piace. Un ottimo lavoro, questo bisogna dirlo, un ottimo lavoro fatto da Sam nel revisionare la pinza del freno e la pompa del freno. Abbiamo trovato tutti i kit di gommini che ci ha permesso di ricondizionare completamente l'impianto frenante. Infatti ci soddisfa, sembra quasi una pompa radiale. A pieno. Sì. Veramente, mi piace. Abbiamo deciso di reinstallare i comandi luce, quelli suoi originali. Sono un pelino scoloriti, ma con un po' di luce da cruscotto riusciamo praticamente a tirarli nuovi. Funzionano perfettamente. E poi le donano la sua identità di Nitro. Sì, con le due monopoline giuste.
riusciamo a riutilizzarli e stare nel budget, perché dobbiamo ricordarci che dobbiamo stare nel budget, importante. Abbiamo finito di posare anche l'impianto elettrico e devo dire che Honda è stata veramente brava a fare questa moto, ha predisposto tutti i connettori al loro posto, c'erano tutti gli agganci. Sì, mi ha stupito, veramente uno spettacolo, bravi. Ci ha facilitato tanto il lavoro. E abbiamo finito di montare anche i gruppi ottici davanti e dietro, e abbiamo deciso di montare delle lampadine che gli danno questo tocco un po' più... Si è sbizzarrito, si è divertito, ha giocato con le lampadine, lo stop dietro, ha giocato. È stato molto divertente. Diciamo che abbiamo avuto anche forse qualche complicazione nel montaggio della scatola filtro. Diciamo che ti sei fatto fregare e l'hai montata tardi. Sì, forse hai ragione. Non era proprio così scontato. Non era scontato, no, poi è stata smontata veramente un bel tot di tempo fa quella moto lì. Sì, è vero. Comunque, nonostante tutto, abbiamo montato il suo bel filtro dell'aria KN nuovo e anche quello è andato. Sì, che fa comodo, scarico aperto, filtro sportivo, abbiamo fatto la carburazione, abbiamo alzato anche un po' gli spilli, quindi gli abbiamo dato anche un filino di benzina in più. Quello dovrebbe essere un altro tocco che... È un 450 bello... È un bel night talk, molto night talk. Abbiamo cercato fino all'ultimo di non farvi scoprire la colorazione. Una sorpresa anche per il nostro carrozziere che non l'ha ancora vista montata. Ha lavorato veramente bene, devo fargli i complimenti. Checco, numero 1, uno spettacolo, è proprio bella. Mi piace veramente tanto. Rispecchia perfettamente la sua personalità da coraggio liquido, direi. Perfettamente. Wow, complimenti. Bravo. Bravo Coraggio Liquido.